Come sapete bene, il meeting è un momento e un luogo molto importante per chiarire il senso della rotta dell'organizzazione tutta, per chiarire le responsabilità lavorative e i confini dell'esercizio del lavoro. Un meeting è dunque smart, cioè intelligente, efficiente e agile, quando da un lato è supportato da un'organizzazione o un processo ad hoc, dall'altro quando ogni autonomo operatore nell'esercizio delle proprie responsabilità trova risposte ai bisogni lavorativi, trova chiarimenti sui propositi lavorativi e sulla governance dell'impresa. Quando il meeting si trasforma in un momento di malessere per gli individui e un momento di scarsissime iniziative e energie per l'organizzazione, allora c'è qualcosa che non va. Ecco perché abbiamo elencato 5 aspetti non esaustivi che tendono ad ostacolare lo smart meeting. Il primo aspetto è la paura. Sistemi di autorità e di controllo basati su strutture a gerarchia piramidale con rapporti di subordinazione tendono a portare a pensare in modo difensivo, a incrementare sensi di colpa e di ansia nelle persone che spesso esitano ad esprimere i propri sentimenti oppure a prendere iniziative, con continua perdita di fiducia in se stessi. Il secondo aspetto è l'ordine del giorno. È considerato un ostacolo allo smart meeting quando, stabilito prima, si trasforma in un gioco di influenze nelle decisioni da prendere, quando dipende esclusivamente dal volere e dal benestare di chi sta al vertice della piramide, quando tale ordine del giorno non tratta i reali bisogni lavorativi di tutti gli operatori dell'azienda, inducendoli quindi a scegliere se esserci o meno, oppure a delegare qualcun altro a seconda della convenienza. Ecco perché la motivazione e la partecipazione è sempre una lotteria. Il terzo aspetto è l'egocentrismo. In assenza di un processo di conduzione della riunione, tendono a prevalere atteggiamenti che portano alla prevaricazione, all'imposizione delle proprie ragioni, alle discussioni a senso unico con continue interruzioni che poi incidono sulla durata della riunione. A tale proposito diceva Einstein che maggiore è la consapevolezza, minore è l'ego. Minore è la consapevolezza, maggiore è l'ego. Il quarto aspetto è la centralizzazione. È considerato un ostacolo allo smart meeting quando scelte e decisioni concentrate nelle mani di una o di poche persone della gerarchia generano immobilismo e lentezza nell'agire, oppure quando scelte e decisioni basate su ambizioni personali portano all'esclusività informativa, all'ambiguità relazionale e all'autoritarismo. Il quinto aspetto è la visione organizzativa. La visione è considerato come l'arte di vedere ciò che è invisibile agli altri. Questo richiede però una profonda consapevolezza di sé come individuo e come organizzazione, affinché si traduca in motivazione nell'agire, in immaginazione nel creare, in proattività verso il cambiamento, in coraggio di osare nell'incertezza. Piccole e medie organizzazioni, senza visione oppure con uno scopo debole, hanno serie difficoltà nel sincronizzarsi fra operatori, nell'allinearsi in un percorso di adattamento verso viste le contingenze, oppure nell'agire in modo coeso. Quindi, per superare tali ostacoli, occorre innanzitutto riprogettare l'essere organizzazione dell'impresa. Perciò partecipare ad un meeting bene, ritrovarsi in un smart meeting è ancora meglio.